Il mondo dei monitor e della grafica digitale è affascinante e complesso. In questo video esploreremo come vediamo i colori nei monitor, le varie tecnologie utilizzate, il refresh rate, il ruolo della scheda grafica, la trasmissione di segnali attraverso i cavi e il funzionamento degli schermi 3D. I colori nei monitor vengono visualizzati attraverso un sistema chiamato RGB, ovvero i pixel sono composti da 3 sottopixel, uno rosso, red, uno verde, green e uno blu. La combinazione di questi 3 colori primari crea una vasta gamma di colori. Ad esempio, quando i 3 sottopixel vengono illuminati con intensità massima, il pixel appare bianco, mentre se tutti e 3 sono spenti, il pixel appare nero. I monitor utilizzano diverse tipologie di RGB, come sRGB, Adobe RGB e DCI-P3, per rappresentare diversi spazi di colore. A volte i monitor possono avere difficoltà a visualizzare tutte le sfumature di colore a causa delle limitazioni della tecnologia utilizzata, come la retroilluminazione LED o l'uso di pannelli TN, Twisted Nematic, IPS in Plane Switching o VA, Vertical Alignment. La densità di pixel si riferisce al numero di pixel presenti su un'unità di superficie all'interno di uno schermo, di solito misurato in pixel per pollice o punti per pollice. Indica quanti pixel sono compressi in una determinata area dello schermo e rappresenta la nitidezza e la qualità dell'immagine visualizzata. Una maggiore densità di pixel corrisponde a un numero più elevato di pixel per pollice, il che significa che gli elementi dell'immagine sono più definiti e dettagliati. Al contrario, una minore densità di pixel indica un numero inferiore di pixel per pollice e può portare a una visualizzazione meno nitida e con meno dettagli. La densità di pixel è influenzata dalla risoluzione dello schermo e dalle dimensioni fisiche dello schermo stesso. Una risoluzione più elevata, cioè un maggior numero di pixel su uno schermo, associata a dimensioni fisiche più piccole, porta a una maggiore densità di pixel. Ad esempio, se si confrontano 2 schermi con la stessa risoluzione ma a dimensioni diverse, uno più grande e uno più piccolo, lo schermo più piccolo avrà una densità di pixel più alta, poiché lo stesso numero di pixel è compresso in uno spazio più piccolo. Passando alle varie tipologie di schermi, abbiamo il LCD, Liquid Crystal Display, ossia display a cristalli liquidi, che è ampiamente utilizzato nei monitor e nei televisori. I display LCD utilizzano una matrice di pixel controllati da transistor per regolare la luce che passa attraverso i cristalli liquidi, creando così le immagini. OLED, Organic Light Emitting Diode, che utilizza diodi organici che emettono luce quando viene applicata una corrente elettrica. Gli schermi OLED offrono colori vivaci, contrasto elevato e neri profondi, grazie alla capacità dei singoli pixel di spegnersi completamente. Inoltre può anche cambiare la tipologia del pannello e avevo già elencato in precedenza i tipi di pannelli, adesso li vedremo più nel dettaglio. I pannelli TN sono i più economici e hanno anche tempi di risposta molto veloci, ma angoli di visione limitati e colori meno accurati. I pannelli IPS hanno angoli di visione molto ampi e colori accurati, ma tempi di risposta più lenti. I pannelli VA hanno i migliori rapporti di contrasto e angoli di visione intermedi tra TN e IPS. Ora, in questo momento, mentre guardate questo video, l'immagine mostrata cambia. Come? Grazie al refresh rate. Il refresh rate di uno schermo si riferisce al numero di volte in cui l'immagine viene aggiornata al secondo, misurato in Hz. Un refresh rate più elevato offre un'esperienza visiva più fluida e riduce gli effetti di ghosting e tearing delle immagini di movimento. In breve, il processo che si trova all'interno del monitor è: la parte della scheda video la vedremo dopo. Comunque, dopo che essa ha fatto quel che deve fare, i dati vengono inviati al circuito di controllo dello schermo, che andrà a regolare l'intensità di ogni sottopixel in ciascun pixel, che poi andranno inviati tramite segnali elettrici e cristalli liquidi nel caso di un display LCD o ai diodi organici nel caso di un display OLED. Ora passiamo alla scheda grafica, che prende i dati della CPU e semplicemente li converte in segnali comprensibili per il monitor. La GPU esegue calcoli matematici per creare una rappresentazione tridimensionale degli oggetti nell'ambiente virtuale. Successivamente, utilizzando la tecnica del rendering 3D,
La GPU trasforma le immagini tridimensionali in una proiezione bidimensionale che verrà visualizzata sullo schermo. Questo lungo processo coinvolge la mappatura delle coordinate 3D sugli spazi 2D. Se ti stai chiedendo perché è più complesso per la GPU calcolare immagini 3D anche se poi verranno mostrate comunque in 2D, sappi che, come detto in precedenza, deve gestire modelli tridimensionali complessi come luci, ombre, gestione di poligoni, texture e molto altro. Queste immagini vengono trasmesse al monitor attraverso vari tipi di cavi come il VGA, DVI, HDMI e DisplayPort. La differenza tra questi cavi risiede nella loro capacità di trasmissione di segnali, risoluzione supportata e compatibilità con le varie tecnologie di schermo. La scheda grafica trasmette segnali video al monitor che includono informazioni sui colori, la risoluzione e il refresh rate. Inoltre può trasmettere segnali audio attraverso i cavi come HDMI e DisplayPort. Entrambi i cavi possono trasmettere segnali audio e video ad alta definizione, ma il DisplayPort ha generalmente una maggiore larghezza di banda e supporta una risoluzione più elevata rispetto all'HDMI. All'interno del cavo HDMI ci sono diverse coppie di fili, ognuna delle quali trasmette un tipo specifico di segnale. Queste coppie di fili includono cavi video, coppie di fili dati differenziali, differential data pair. Queste coppie di fili trasportano i dati digitali dell'immagine e del suono in forma binaria. I dati vengono codificati e trasmessi in modo differenziale per ridurre l'interferenza e migliorare l'affidabilità della trasmissione. Fili di alimentazione a terra. Questi fili forniscono l'alimentazione e stabiliscono la connessione di terra tra i dispositivi collegati. Forniscono l'alimentazione necessaria per il funzionamento dei circuiti interni dei dispositivi. Canali di controllo. I canali di controllo trasportano i segnali di controllo bidirezionali tra la sorgente, come la scheda grafica, e il display, come il monitor. Questi segnali includono informazioni sulle impostazioni dell'immagine, il protocollo di comunicazione, l'handshaking e altro ancora. Nota però che la composizione dei dettagli interni possono variare tra i diversi tipi di cavi video, ad esempio il cavo DisplayPort utilizza un diverso insieme di fili e protocolli per la trasmissione di segnali video e audio. Passiamo ai monitor 3D, che utilizzano diverse tecnologie per creare l'illusione della profondità. Una delle tecnologie più comuni è la visualizzazione stereoscopica, che richiede l'uso di occhiali speciali. Gli occhiali separano l'immagine in due versioni leggermente differenti, che vengono inviate agli occhi destro e sinistro. Il cervello combina le due immagini per creare un'illusione di profondità. Altre tecnologie includono l'autostereoscopia, che utilizza una serie di lenti per creare l'effetto 3D senza l'uso di occhiali, e la visualizzazione olografica, che proietta immagini tridimensionali nell'aria. Ma questo immagino che lo sapevate tutti. Ora lo vedremo più nel dettaglio. Intanto tengo a precisare che per trasmettere tali immagini non servono cavi speciali, ma vanno bene sia HDMI che DisplayPort. Ci sono diversi approcci per la separazione delle immagini negli occhiali 3D, tra cui l'uso di occhiali a otturato reattivo e occhiali polarizzati. Con gli occhiali a otturato reattivo il monitor alterna rapidamente tra le immagini destinate all'occhio destro e all'occhio sinistro, sincronizzando gli occhiali a otturato reattivo in modo che si aprono e si chiudano correttamente. In pratica, quando l'immagine per l'occhio destro viene visualizzata sullo schermo, l'occhiale a otturato reattivo per l'occhio sinistro si chiude, bloccando la visione dell'immagine per quell'occhio, e viceversa. Questo processo si ripete molto rapidamente, con le immagini che si alternano in sincronia con gli occhiali, in modo che ogni occhio veda solo l'immagine corrispondente. Nel caso degli occhiali polarizzati, il monitor utilizza filtri polarizzati per generare due immagini separate, una per l'occhio destro e una per l'occhio sinistro. Queste immagini separate vengono quindi visualizzate simultaneamente sullo schermo con una polarizzazione specifica. Gli occhiali polarizzati indossati dallo spettatore contengono lenti polarizzate in modo diverso per l'occhio destro e sinistro. Questo permette a ciascun occhio di vedere solo l'immagine destinata ad esso, grazie alla polarizzazione corretta delle lenti degli occhiali. Adesso, come ultima cosa, parliamo di come è strutturato un monitor. Il primo strato, quello principale, è la matrice di pixel che emettono luce o che sono retroilluminati, di cui abbiamo già parlato. Nota che però gli schermi LCD utilizzano un'illuminazione posteriore, CCFL, Cold Cathode Fluorescent Lamp, mentre gli schermi LED utilizzano una retroilluminazione a LED più efficiente dal punto di vista energetico. Poi troviamo un secondo strato di vetro o plastica che protegge il pannello e offre una superficie liscia.
Dopodiché c'è lo strato di polarizzazione che applica un filtro per controllare la direzione della luce che passa attraverso il pannello LCD o LED. Abbiamo due strati di polarizzazione, uno si trova sul lato anteriore e uno sul lato posteriore. Dopo di esso troviamo lo strato di trasmissione che è responsabile della trasmissione della luce polarizzata attraverso i pixel del pannello ed è composto da materiali trasparenti come cristalli liquidi che possono essere manipolati per modificare l'angolo della luce polarizzata. Infine lo strato di retroilluminazione fornisce la luce di fondo per i pannelli LCD, mentre nei monitor a LED la retroilluminazione è fornita da una serie di LED disposti lungo i bordi o dietro l'intero schermo. In un monitor troviamo anche dei sistemi operativi, alcuni consentono di regolare le sue configurazioni, come contrasto, luminosità e altri. Mentre per quanto riguarda la parte hardware troviamo una scheda logica che è responsabile dell'elaborazione dei segnali video in arrivo dal computer e del controllo delle funzionalità del monitor. Questa scheda gestisce anche la comunicazione tra il monitor e il computer tramite l'interfaccia di connessione. Poi ovviamente troviamo anche l'alimentazione elettrica che fornisce l'energia necessaria per il funzionamento del monitor. Troviamo anche il driver del pannello che gestiscono il funzionamento di vari pannelli e controllano l'attivazione e la disattivazione dei pixel, la regolazione della luminosità e le altre funzionalità legate all'immagine visualizzata. Infine i circuiti di controllo che gestiscono le varie funzioni del monitor, che traducono i comandi inviati sul computer tramite l'interfaccia di connessione in azioni specifiche sul monitor. E finalmente ragazzi siamo giunti alla fine di questo video. Tengo a precisare che per fare lo script mi ha aiutato ChatGPT, quindi se avete obiezioni fatele a lui. Ovviamente ringrazio Introllo per avermi aiutato anche lui ancora questa volta a fare lo script di questo video. E niente, se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like e noi ci vediamo al prossimo video. Oddio, mi sta mancando l'aria, aspetta. Bloccando la visione per l'immagine per l'occhio. Come cristalli liquidi che possono essere manipolati. Di LED disposti lungo i bordi.